Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Animation, la rubrica in cui parliamo dei film d'animazione. Io sono Ringardian e oggi parliamo di uno dei film d'animazione candidati agli Oscar di quest'anno, cioè Il mostro dei mari, prodotto da Netflix. Questo è l'ennesimo film bello ma dimenticabile purtroppo. Per quanto Pinocchio di Del Toro non mi sia piaciuto, come già sapete dato che ne ho già parlato su questa rubrica, capisco perché abbia vinto contro Il mostro dei mari. Questo film è un misto tra Dragon Trainer e Strange World di cui abbiamo già parlato. Volete un esempio? Red, il mostro protagonista, ha lo stesso design di Sdentato. Cambia solo il corno sulla fronte e la color correction, ma per il resto sono uguali. Hanno lo stesso muso. E anche il rapporto tra la protagonista e Red è palesemente ispirato a quello di Hiccup e Sdentato, appunto. Solo che ovviamente qui è gestito più all'acqua di rose e non coinvolge così tanto lo spettatore come quello di Dragon Trainer. Il mostro dei mari è appunto simile anche a Strange World e a molti altri film prodotti in questi ultimi anni, perché pure qui i cattivi sono gli uomini, che uccidono degli esseri innocenti che devono difendersi. Anche in questo caso sono le nuove generazioni a cambiare le cose, mentre quelle vecchie sono destinate a soccombere se non si adatteranno a un mondo nuovo. Il messaggio del film è bello, cioè che non dobbiamo distruggere quello che è diverso da noi solo perché ci fa paura. Ma come ho già detto non è niente di nuovo. Un altro problema del film è che secondo me va troppo veloce. Strano dato che dura praticamente 2 ore, solo che tutto accade con troppa facilità. La bambina protagonista è convinta all'inizio che uccidere i mostri sia cosa buona e giusta, ma le basta guardare un nanosecondo Red per capire che in realtà è un essere buono e quest'ultimo la salva senza un'apparente ragione, perché la bambina non ha fatto niente per meritarsi la sua fiducia. Capite quello che voglio dire? Sempre parlando di Dragon Trainer. In quel caso il rapporto tra Hiccup e Sdentato è meraviglioso perché ci impiegano un bel po' prima di fidarsi l'uno dell'altro. È anche bello vedere man mano come si sviluppa la loro amicizia. Invece qui non si perde tempo con inutili smancerie. Prima ci odiamo e poi ci vogliamo bene, non c'è tempo per far della grande psicologia. Pure il finale non mi ha convinto del tutto perché è troppo frettoloso. La gente è sempre stata convinta di una cosa, ma cambia idea come se niente fosse perché è una bambina che dice che deve essere così. Lo trovo poco realistico. Si semplifica troppo la questione che invece andava sviluppata meglio. Ma hey, sono passate quasi 2 ore, quindi dobbiamo concludere alla svelta. In questo almeno Strange World era scritto meglio, perché la situazione stessa in cui si trovavano i personaggi ha dimostrato la verità. In questo caso il mostro non ha fatto nulla di particolare per far cambiare idea agli umani. Noi abbiamo visto Red aiutare i 2 umani protagonisti, ma il resto del mondo no. Ah, un'altra cosa, non guardate questo film doppiato in italiano, perché purtroppo in questo caso il doppiaggio fa schifo. E sì che l'Italia è sempre stata considerata una delle nazioni con il doppiaggio migliore. Purtroppo in questi ultimi anni le cose sono cambiate. Guardatelo in originale, i fan del Signore degli Anelli e di The Boys possono ammirare la voce di Karl Urban, che doppia Jacob, uno dei 2 protagonisti. Detto questo, reputo comunque Il mostro dei mari un buon film d'avventura. Non stiamo comunque parlando di un brutto prodotto, è che è qualcosa di già visto e quindi poco originale. Infatti non se ne sta minimamente discutendo. Ma ho parlato pure troppo, quindi lascio la parola a voi. Vi è piaciuto Il mostro dei mari? Secondo voi meritava l'Oscar al posto di Pinocchio? Oppure anche per voi è totalmente dimenticabile? Se volete che ne parli in modo più approfondito, ditemelo che ne posso parlare sul mio canale senza limiti di tempo. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social e per altri contenuti di film, serie TV e anime venitemi a trovare sul mio canale Ringardian e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!